Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, la macchina che ha vinto tra i tanti titoli il Rally di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. È una macchina in scala 1/8, l'edizione Centauria, l'uscita è la numero 26 e per il completamento di questo modello sono necessarie 110 uscite. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi del supporto, continuate così, mi raccomando, sempre più numerosi. Se avete piacere e condividete anche i miei video come molti di voi già fanno, perché vi vedo e vi ringrazio. Condividete quindi i miei video nei gruppi dedicati e infine, se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello, mi contatti privatamente, grazie. E ricordo anche alle persone che mi guardano ma non si iscrivono che l'iscrizione è del tutto gratuita e quindi ecco, non vi costa nulla. Se sempre che ne abbiate piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se date un'occhiata anche alla playlist potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Se questo che vi ho appena detto ve l'ho detto già, abbiate pazienza, ma l'età incalza. E dal momento che faccio diversi video in un giorno, mi è capitato anche di chiamare, che ne so, Robocop, che è un cyborg, Iron Man o il Mazinga Z, con altri nomi. Oppure quando ho detto una volta che sono andato a risentirmi, mamma mia, mi sono messo la mano nella testa. Ho detto, montando un'auto, dissi, e non soltanto, non faccio soltanto moto. E in effetti non era una moto, era una macchina, quindi abbiate pazienza, ok? Allora, all'interno troviamo tutti i pezzi in plastica, non ci sono problemi, e la barra antirollio posteriore. Quindi abbiamo questo pezzo qui, è fatto molto bene, qui addirittura si vedono i dadi esagonali, come anche qui. Poi abbiamo il braccetto destro e sinistro, abbiamo la lettera qui, questo è il destro, e questo è il sinistro. Controllate sempre le lettere per accertarvi che vi siano stati consegnati nella vostra nuova uscita tutti i pezzi in maniera corretta. Può succedere che si sbagliano, quindi mi raccomando. Queste invece sono le due piastrine, eccole qui, anche queste come vi ho detto è tutto in plastica. Poi abbiamo 3 serie di viti, questa da avvitare nella plastica e queste due sono da avvitare nel metallo. Il montaggio è abbastanza semplice. Io vi dico subito cosa sono andato a fare. Alla fine poi restate con me perché vi faccio vedere dove siamo arrivati con il numero 26. Con 4 VTCM e con l'ausilio di un lubrificante sono andato ad avvitarmi le 4 viti qui. Poi ho preso questo, che è il telaietto appunto delle sospensioni posteriori che abbiamo trovato nell'uscita precedente, la numero 25. Ho preso 4 viti SM e sono andato ad avvitarmele qui. Questo
per crearmi i filetti. Bene, a questo punto vi faccio anche vedere, seppur ve l'avevo già fatto vedere, ma non tutti mi guardano e guardano tutti i video, e poi c'è sempre la speranza che ci siano nuove persone che vogliono iscriversi al canale di Michele. Dove ci sono delle imperfezioni, io questo ho già fatto tutto, li ho corretti già tutti, per evitare appunto di fare i video ulteriormente più lunghi, ma vi faccio vedere un pezzo, guardate. Allora, io lo gratto, non so se si vede, e lui rimane opaco ovviamente, ma vi basterà poi con questa parte qui passarlo velocemente sopra e tornerà lucido. Adesso passiamo subito al montaggio. Mi vado a svitare le 4 viti SM Guardate quanto sono belli questi filetti. Poi prendiamo la barra antirollio e come la mettiamo? Dobbiamo incastrarla così. Così è sbagliato, la giriamo dall'altra parte. La mettiamo semplicemente appoggiata, poi giriamo così e deve rimanere in piano. Questa è la parte corretta. Se invece la giro al contrario, che è sbagliato, lei entra lo stesso, ma quando vado a girarla più di così non sale, vedete? Così. Guardate anche qua le finte staffe devono stare sotto, queste, la parte più lunga va sotto. Bene, adesso non ci rimane che mettere le 2 piastrine. Qui al centro c'è un cerchio in plastica, voi mettetele in qualsiasi modo, però io metterò il cerchio di plastica coperto, quindi in battuta contro la barra antirollio. Se vi siete creati i filetti, vi basterà girare il cacciavite al contrario, come dico sempre, sempre dirò, per lo stesso motivo che vi ho detto prima, non ci siete solo voi che mi guardate, voi quando sentite sempre le solite cose dite ma Michele non si ricorda che ce l'ha già detto. Sì ragazzi, mi ricordo, però ecco, vivo sempre con la speranza che ci siano sempre più persone nuove che mi guardano. Comunque vi basterà girare il cacciavite al contrario, appena sentirete il rumore del dentino vorrà dire che la vite ha preso correttamente il filetto e potrete avvitare. Sentite? Non so se si è sentito. Vediamo quest'altra qui, o meglio sentiamo. Ecco, sentito? Perfetto. Ovviamente questa barra antirollio deve essere libera di girare, quindi di potersi muovere, seppur tenuta ferma da queste 2 placchette. Adesso stringo. Vedete? È giusto così. L'importante è che tra la piastrina e il telaietto non ci sia spazio, altrimenti avvitate ancora.
Una volta fatto questo, prendo due viti AIP e guardate, ponendo il telaglietto in questa maniera, vado a leggermi il braccetto con la lettera L, eccolo qui, lettera L, e lo metto qui, con la parte continua, proprio dove c'è la lettera L, che dovrò andare a avvitare qua in mezzo. Invece questa, che ha la parte più sottile, va verso l'esterno. Per esclusione è questa che va messa di qua, ma come vi ho detto, accertatevi sempre delle lettere, e qui infatti abbiamo la R e la metto di qua. Adesso guardate, il braccetto lo devo mettere così, la lettera dovete averla verso di voi, non davanti, che è sbagliato, anche se le istruzioni, a parte la foto di questa che non è fatta assolutamente bene nelle istruzioni, ma queste sì. Quindi dovete metterla così, con questa gobba che va verso l'alto. La metto all'interno. Questa vite vi passa libera, guardate. Vedete? Vi passa libera all'interno dei fori. Quindi se fate così lei non avvita nulla, ma è giusto che sia così, perché il filetto se lo va a creare direttamente qui nel braccetto, e sarà questo che terrà in sicurezza il braccetto. Guardate, inserisco e avvito. Stringo ma senza esagerare, altrimenti poi si strappa il filetto dentro. Mi raccomando, una volta che questo è così va benissimo, non lasciatelo morbido questo, così, che stia dove lo mettete voi. Faccio la stessa cosa adesso da questa parte, con la lettera R qui, gobba verso l'alto, ma vi basterà guardare poi quello che avete messo a sinistra, e avvito. Perfetto. Adesso non mi rimane che andare a mettere il telaglietto qua, quindi vado a rimuovermi le 4 viti, le CM, queste. Perfetto, ecco qui. E adesso vado semplicemente a mettere questo così. Ecco qua. Avvito. E posso stringere. Ecco qua. Bene, il montaggio è terminato, questo poi dovrà essere messo qui.
questo anche. Guardate che è veramente fatto bene questo modello, veramente fatto bene. L'unica cosa dove ci dobbiamo preoccupare quando arrivano questi pezzi è sulla verniciatura. È lì che ci possono essere dei problemi. Ci auguriamo sempre di no, ce lo sostituiscono il pezzo, ma è sempre un fastidio. Bene, adesso questo l'abbiamo finito. Guardate che spettacolo. Faccio dare un'occhiata al motore, che ovviamente non è terminato, guardate, non avete idea di quanti pezzi ci vadano ancora qua dentro, vedrete. Poi, se conoscete Audi, sapete che se vi cade un qualcosa nel vano motore, altro che trovare un tesoro, dovete smontare tutta la macchina, tutta la parte interna del motore, lasciamo perdere, perché lavorano, i tedeschi sono tedeschi, c'è poco da fare. Lavorano veramente bene sulle auto e non solo sulle auto. Bisogna essere oggettivi e dire la verità. Allora, guardate. Qui poi ci sarà l'altoparlante che ci permetterà di sentire la simulazione dell'accensione del motore e il clacson. Non lo so se essendo da rally ci sarà anche il clacson che funziona. Penso di sì, perché comunque è una stradale che è stata fatta da rally. Sì, sicuramente sì, perché stavo pensando, scusatemi, penso sempre a voce alta, che anche la Lancia Stratos, anzi lei è proprio la regina che è nata per i rally solo. Poi hanno fatto anche le stradali dopo, ma è anche nel clacson, quindi sicuramente anche questa ce l'avrà. Poi abbiamo questo musetto meraviglioso, queste parabole con la scritta Bosch e alogene sono meravigliose, sembrano vere. Ormai nel modellismo fanno delle cose impensabili fino a solo pochi anni fa. Qua ci saranno 10 LED per illuminare tutto quello che vedete, frecce comprese. Poi dovremo andare a rimuovere queste 4 viti, ma non ci saranno problemi, per poi andare a inserire i 6 LED nel gruppo fari secondari. Mi raccomando, ricordatevi poi la sequenza, guardate il numero sulle plastiche e la posizione 1, 2, 3 e 4, avete i numeri. La parte più bassa, vi faccio vedere anche se ve l'avevo già spiegata durante il montaggio, eccoli, la parte più bassa, qua è più alto, qua è più basso, va tutta rivolta verso la mascherina gialla e la parte più alta verso la mascherina nera, mi raccomando. E infine il cofano anteriore. Ecco qua, tutto in metallo, la finta copertura in vetro resina con le guarnizioni riprodotte in maniera maniacale, bellissime. E qui abbiamo il paracalore, perché sotto, in corrispondenza del paracalore, abbiamo la turbina. Ecco qui. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, vi abbraccio tutti, ma davvero quando dico che vi ringrazio del vostro tempo lo penso.
non è una frase fatta così, perché il tempo è prezioso, non è che possiamo recuperarlo, non si recupera il tempo, è come la vita, cioè scorre e via. Quindi il tempo che dedicate a me lo togliete a fare qualcosa di altro. Ecco, adesso forse che vi faccio ragionare non non mi guardate più. No, no, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi perché il canale sta andando un po' indietro come i gamberetti, come i gamberi. Seguitemi anche sempre che mi abbiate piacere, perché sto adesso per andare a fare l'uscita numero, aspettate che la leggo perché non me lo ricordo, la 76 della Lancia Stratos Livrea all'Italia, del pilota Sandro Munari, il Drago così chiamato, e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. La macchina, la livrea all'Italia, un HF, motore Dino 1600, 6 cilindri, Ferrari, Dino Ferrari, e nello specifico questo modello ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1976. Bene ragazzi, grazie a tutti, un abbraccio a voi, un saluto e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!